Buongiorno e benvenuti a questo nuovo episodio dei Racconti del Nascondiglio. Oggi parleremo di un'altra missione, la missione Incisor, che era una sottomissione della grande missione piemontese Cherokee, che era questa missione che coordinava più sottomissioni per l'appunto, tra le quali c'era anche questa Incisor, che originariamente era stata denominata Clarinda II. La missione operò in Valle d'Aosta dal 6 aprile 1945 in avanti. In effetti questa sarebbe dovuta essere apparentemente una missione piuttosto semplice, se non altro perché la finestra temporale era molto ridotta, infatti evidentemente dal 6 aprile al 25 aprile lo spazio di manovra è di sole poche settimane. Naturalmente gli alleati non sapevano quando esattamente la guerra in Italia sarebbe finita, però al 6 di aprile era chiaro che i tedeschi fossero in ritirata e che l'avanzata alleata sarebbe arrivata perlomeno alle Alpi. Quindi questa missione fu paracadutata non con l'obiettivo, come era stato per Brisk, di coordinare grandi distaccamenti partigiani e condurre la loro guerriglia contro i tedeschi, bensì col più modesto obiettivo di proteggere alcune installazioni considerate nevralgiche per la produzione industriale italiana dai possibili attacchi dei tedeschi che avrebbero cercato di fare terra bruciata. Era quindi un'operazione che, come si diceva in gergo tecnico inglese, anti-scorch, anti-terra bruciata per l'appunto. E tuttavia questa missione rimase invischiata in ben altri affari, che esulavano dalle tipiche competenze di una missione, o perlomeno dalle tipiche competenze che qualcuno potrebbe aspettarsi da missioni di questo tipo. La missione Incisor, destinata alla Valle d'Aosta, fu lanciata nella notte del 6 aprile 1945 in Piemonte. A terra c'era da ricevere la missione Cherokee del maggiore Red Head. I componenti di questa missione erano inizialmente tre: il maggiore Morton, detto Smith, il sergente Williams e il sergente Lloyd, detto Catania, che atterrarono tutti e tre senza problemi. Di questo gruppo, al contrario di altri, sappiamo ben poco. L'unico di cui abbiamo qualche informazione è il maggiore George Morton, che all'epoca forse era addirittura capitano. Il rapporto qui non è molto chiaro. Morton era un istruttore dell'SOE che era stato inviato a sporcarsi le mani, tra virgolette, in Italia. Degli altri due, purtroppo, non sappiamo alcunché. 3 giorni dopo, il 9 aprile, i tre furono raggiunti da un altro lancio di personale, composto da 3 persone: Adam Oglietti, forse detto Mezzard, o forse si chiamava Mezzard ed era detto Oglietti, e il maggiore Picchio. Tutti e tre con ogni probabilità italiani, tutti e tre con ogni probabilità già aventi dei legami con la resistenza valdostana e tutti e tre probabilmente pseudonimi. I tre tuttavia non avevano alcuna esperienza di lancio col paracadute e l'atterraggio fu piuttosto brusco. Adam si prese una brutta botta al petto, Oglietti si ruppe la caviglia e Picchio si slogò il ginocchio, mettendo quindi fuori combattimento più di metà del personale che era stato lanciato. La notte stessa la missione fu raggiunta dal signor Renati, che è Annibale Canepari o Canepari, commissario politico della Valle d'Aosta. Il commissario gli portava brutte notizie. Il comandante di zona, Edoardo Page, Ardes, aveva dato ordine di arrestare Adam. Evidentemente c'erano delle incomprensioni all'interno della resistenza valdostana, di qualche tipo che però noi non sappiamo perché Morton non le sa e non le venne mai a sapere, e quindi nel suo report non vengono descritte. Morton a questo punto riporta che chiese a Renati invece di sbarazzarsi, to get rid di Ardes, ma non ci sono dettagli sulla proposta che lui fece a Renati e pare che Renati abbia declinato fermamente questa possibilità. L'11 di aprile la missione si mise in viaggio in direzione della Valle d'Aosta, lasciandosi indietro Picchio e Oglietti, che evidentemente non potevano affrontare il viaggio nelle condizioni in cui erano. Il percorso della missione non è facile da ricostruire. Morton nel suo rapporto è piuttosto stringato e per di più sembra non aver scritto correttamente i nomi dei vari paesi e cime che il gruppo attraversa per raggiungere la Valle d'Aosta. Sappiamo per certo che il gruppo passò per il villaggio di Marin, una frazione di Perlò, nella Valle d'Aosta sud-orientale, dopo una scalata di 7 ore, e vi si fermò per la notte. Il giorno dopo di nuovo furono costretti a fermarsi perché Catania soffriva di un'infiammazione, probabilmente dovuta al fatto che la marcia era stata piuttosto ardua. Questa volta si fermarono a Echalogno. Morton mandò a chiamare l'altra missione già presente nell'area, Clarinda, guidata dal maggiore McKenna, mandò anche a chiamare Renati e Ardes per organizzare un incontro e chiarire un po' la situazione. Tuttavia soltanto quest'ultimo riuscì a presentarsi, mentre gli altri furono trattenuti per motivi vari.
Hades si presentò cortesemente e rassicurò Morton, non aveva più motivo di essere ostile ad Adam. Evidentemente il problema era stato risolto tra gli italiani e gli italiani non avevano nessuna intenzione di spiegare a Morton né il motivo del dissidio né come era stato risolto. Procedette quindi a lamentarsi della Russia e della Francia e del loro coinvolgimento nella guerra in Italia, il che fece una pessima impressione su Morton, che stava cominciando a convincersi che questo Hades fosse uno che parlava molto e si lamentava soprattutto molto, ma diciamo così di poca sostanza. In privato quindi Morton propose ad Adam di rimpiazzare Hades come comandante di zona, una proposta che però fu rifiutata dal diretto interessato, il quale non solo confermò la sua fiducia in Hades, ma addirittura fece notare a Morton come Hades fosse un comandante molto rispettato dai suoi partigiani e che quindi sostituirlo avrebbe causato essenzialmente il disgregamento delle bande. Il 16 aprile la missione tenne un meeting con vari leader della resistenza locale per coordinare le operazioni, soprattutto perché a questo punto la liberazione si avvicinava e lo sapevano tutti. Durante questo meeting Hades fu riconfermato come comandante di zona, mentre Adam, insieme al garibaldino Barbaro, evidentemente uno pseudonimo ma Morton non ci dice il nome vero di questa persona, furono nominati vicecomandanti. Morton riporta qui che diede il suo personale supporto a questo Barbaro per via della giovane età di quest'ultimo, appena ventenne, con l'idea che, vista la maggiore esperienza di Adam, questi sarebbe divenuto de facto l'unico vicecomandante. Il giorno successivo la missione si acquartierò quindi nel villaggio di Brusson, che divenne il quartier generale per le operazioni. Lo stesso giorno da Torino arrivò il colonnello Brun, recante ordini dal colonnello Stevens, che era il capo missione che gestiva una missione che gestiva a sua volta un po' tutta l'area del Piemonte occidentale. Gli ordini erano di dividere la regione in due zone operative, la prima dalla frontiera francese a un piccolo villaggio, quello di Ponte San Martino, Pont Saint-Martin, e la seconda da questo villaggio al villaggio di Clauso, che si trova però in Piemonte. Quindi è evidente come gli inglesi de facto non rispettassero, l'unità territoriale italiana, perlomeno regionale, poiché la prima zona operativa comprende tutta la Valle d'Aosta, essenzialmente. Infatti Ponte San Martino si trova all'imboccatura sud-orientale della valle ed essenzialmente è sul confine tra questa regione e il Piemonte. Si decise anche che Adam avrebbe avuto il comando della prima zona, quindi essenzialmente di tutta la Valle d'Aosta, però non è chiaro se questa cosa divenne mai una realtà, viste le premesse, visto che Adam stesso non sembra essere troppo propenso a ricoprire ruoli di comando. Il 20 di aprile nuovo meeting per coordinare le operazioni anti-scorch, ossia anti-terra bruciata, tutta quella serie di operazioni che servivano a proteggere le vie di comunicazione, il tessuto industriale, eccetera, eccetera, dalla possibilità che i tedeschi distruggessero tutto nella ritirata per rendere più difficile poi l'avanzata delle truppe alleate. In particolare la Valle d'Aosta era cruciale per queste operazioni, poiché in Valle d'Aosta ci sono tuttora, e c'erano anche allora, diverse centrali idroelettriche che fornivano energia tanto al Piemonte che alla Lombardia. Ci fu qualche difficoltà. Le bande e i SAP che operavano ad Aosta, le squadre di azioni patriottiche, i piccoli distaccamenti di guerriglieri che si occupavano essenzialmente di terrorismo, quello che noi oggi chiameremmo terrorismo, nelle città, erano in conflitto per via di problemi sulla distribuzione delle armi. Tuttavia alla fine fu stilato un piano d'azione. 2 giorni dopo McKenna, finalmente, convocò Morton a Valtournenche. Qui Morton fu informato che Adam stava trattando con le truppe tedesche ad Aosta la loro resa. I tedeschi, che erano circa 1300 uomini, chiedevano di poter passare in Svizzera e offrirono ai partigiani la consegna di tutte le loro armi, la distruzione dell'artiglieria e di rendere inoffensiva la locale Brigata Nera, ovvero le truppe fasciste, che comprendevano poi anche un distaccamento della Folgore. Per garanzia il comandante tedesco, il colonnello Staunter, si offriva come ostaggio, proponendo di restare in custodia nel villaggio di Valtournenche. Sia Adam che Hades erano favorevoli a siglare l'accordo e chiedevano quindi il beneplacito della missione. Morton si rifiutò categoricamente di concederlo, dicendo che i suoi ordini gli imponevano di accettare solo la resa incondizionata delle truppe tedesche. E tuttavia fece notare anche come, tecnicamente, lui non aveva alcuna autorità riguardo ai partigiani e il suo ruolo era puramente consultivo e quindi non poteva di certo proibirgli di raggiungere questo accordo con i tedeschi. I due quindi accettarono l'offerta dei tedeschi. Ulteriori negoziati furono poi condotti anche dalla missione con la divisione degli alpini della zona, che accettò di buon grado di cambiare fronte, alleggerendo di molto questo lavoro di preservare le installazioni idroelettriche, poiché questi alpini erano di fatto di guarnigione a molte di queste installazioni.
A questo punto in Valle d'Aosta rimanevano soltanto circa 900 soldati italiani, 500 della Folgore e 400 della Brigata Nera, ed un pugno di tedeschi con compiti di guarnigione in vari villaggi e ad Aosta stessa. I partigiani quindi scalpitarono per attaccare, ma Morton non era convinto che gli italiani sarebbero riusciti ad eliminare il nemico. Tuttavia arrivò un'ulteriore buona notizia. Le rimanenti truppe tedesche, non sotto il comando del colonnello Staunter, erano in realtà ucraine. Quindi il loro morale si supponeva fosse già molto molto basso e la loro motivazione per combattere quasi inesistente. Quindi per cui Morton diede il suo assenso all'attacco generale per il 26 di aprile. I giorni seguenti passarono tra preparativi febbrili, come si può ben immaginare. Adam inviò il 25 aprile il comandante Tito e i suoi uomini ad Aosta, lasciando quindi il villaggio di Valtournenche virtualmente sguarnito. Morton quindi si dovette muovere per richiamare Tito per evitare di lasciare questo buco nel fronte partigiano, e qui si conferma forse che Adam aveva ragione nel non voler assumere posizioni di comando troppo elevate, visto che evidentemente non era poi così portato per queste tattiche belliche. I partigiani obbedirono di buon grado, ma protestarono vivacemente con l'ufficiale britannico, facendogli notare che ricevere ordini contraddittori non era proprio il massimo, soprattutto in una situazione così delicata. E tuttavia non tutto il male viene per nuocere. Durante il loro ritorno i partigiani di Tito intercettarono e catturarono un ufficiale tedesco, che confermò che aveva ricevuto ordini di far evacuare le truppe tedesche dalla valle il 28 aprile dai comandi centrali. Il piano d'attacco fu quindi messo in moto all'alba del 26 aprile e tuttavia si presentarono presto i primi problemi. La città di Aosta era ormai circondata dalle forze partigiane, ma sembrava che i tedeschi si fossero rimangiati la parola. Apparentemente il colonnello Staunter si era mosso molto male, probabilmente per via del fatto che la sua posizione era piuttosto pericolosa, per dirla tutta, e si era fatto quasi scoprire dai suoi superiori. Aveva infatti ricevuto ordine di mandare la brigata Folgore a Torino, e tuttavia, siccome aveva promesso la cattura degli italiani ai partigiani, aveva cercato di guadagnare tempo per mantenere la brigata ad Aosta. Questo aveva insospettito i suoi comandi a Torino, che avevano inviato un ufficiale a verificare la situazione. Staunter, in preda al panico, aveva tagliato tutti i contatti con i partigiani e si era spostato nel villaggio di Saint Vincent con le sue truppe. Durante la notte, inoltre, un gruppetto di 12 tedeschi in abiti civili era stato intercettato da Tito mentre si dirigeva verso una centrale idroelettrica vicina. Morton non si dilunga su cosa successe a questi tedeschi, ma con ogni probabilità furono giustiziati sul posto. I partigiani intanto erano riusciti ad entrare a Ponte San Martino, ma ne furono ricacciati il giorno dopo da un'offensiva tedesca. Aosta, dove a questo punto restavano solo truppe italiane, perché la guarnigione tedesca era uscita ed era andata a Saint Vincent, capitolò il 28 di aprile. I partigiani marciarono per le vie della città insieme al CLN e insieme alla missione, facendo prigioniera tutta la guarnigione. Infine, dopo qualche giorno di tensione, i tedeschi si arresero definitivamente il 2 di maggio. Il colonnello Staunter mantenne la sua parola, perlomeno per quanto riguardava i tentativi di distruggere installazioni nevralgiche della valle. E tuttavia nella parte occidentale, dove evidentemente le truppe non rispondevano a questo ufficiale, ci furono tentativi di attacco contro le installazioni di Villeneuve e Aymaville, che furono però respinti dagli alpini locali che avevano recentemente cambiato bandiera. Morton riporta anche come queste truppe alpine furono poi essenziali nello sminamento di varie strade nella valle. Sembrava quindi che le operazioni si fossero concluse con grande successo e che la missione fosse pronta al rientro dopo appena poche settimane. Paracadutati il 6 aprile, il 2 di maggio era già tutto finito, nemmeno un mese. E tuttavia Morton non sapeva che questo sarebbe stato il momento in cui le cose si sarebbero fatte davvero complicate. Truppe francesi infatti erano ormai arrivate al confine e la Francia, non senza buoni motivi, ricordiamo tutti l'ingresso dell'Italia nella seconda guerra mondiale nel giugno del 1940 è contrassegnato da questo colpo vigliacco inferto alle spalle alla Francia ormai battuta dalla Germania nazista, quindi c'è molto rancore e c'è molta voglia di rivalsa. La Francia, dicevamo, ha delle ambizioni territoriali in Italia. E la Valle d'Aosta, con la sua popolazione francofona e l'alta concentrazione di impianti idroelettrici, è un boccone molto succolento. Un inviato francese, il capitano Muscadet, incontrò il maggiore Morton ad Aosta e gli annunciò che aveva ordine di scacciare i tedeschi dalla valle. Morton replicò che non ve n'era bisogno, poiché i partigiani controllavano già la valle e non c'erano virtualmente più soldati tedeschi in armi. Noi sappiamo qui che Morton sta mentendo, perché è la giornata del 28 di aprile.
Aosta è stata liberata, però che la guarnigione del colonnello Stauter si arrenda è tutt'altro che cosa scontata. Questi sono ancora serragliati a Saint Vincent e non si sa bene cosa succederà. Tuttavia Morton risponde così all'ufficiale francese. E Muscadet gli rispose che avrebbe riferito e quindi se ne andò, e Morton pensò che la situazione fosse risolta. Tuttavia, quella stessa sera, del 28 aprile, Morton fu chiamato in prefettura, dove trovò gli italiani, come dice lui, in uno stato di grave agitazione. Era arrivata notizia infatti che le truppe francesi avessero varcato il confine e stavano dilagando nella valle. Ardès gli disse che, per quanto lo riguardava, lui era pronto a radunare i suoi uomini e tornare sulle montagne. Il prefetto e i membri del CLN annunciarono in blocco le loro dimissioni. Le cose, insomma, si fecero ben presto molto scottanti. Morton provò a calmare gli animi. Lui non aveva ricevuto notizie dei movimenti di truppe francesi. Inoltre i suoi ordini erano chiari e lo fece presente agli italiani. Lui rappresentava l'unico rappresentante del comando alleato fino all'arrivo dell'AMG e doveva collaborare con il prefetto e il CLN per mantenere l'ordine. Per cui i francesi non avevano alcuna autorità né su di lui né sugli italiani, motivo per cui non c'era bisogno di presentare dimissioni affrettate che in realtà avrebbero solo complicato la situazione. Chiese poi come facessero a essere sicuri delle notizie che gli venivano date. Gli italiani produssero una lettera, in particolare il maggiore Blanc, che forse era un membro del Corpo Volontari della Libertà, non è segnato da Morton, quindi non lo sappiamo. Blanc quindi gli consegnò una lettera da parte di un capo partigiano che al momento si trovava a Grenoble. Questi li avvisarono del fatto che i francesi intendevano occupare la Valle d'Aosta, installare il loro CLN filo-francese, imporre il franco e proclamare un plebiscito per annettere tutta la valle. Morton, però ancora poco convinto, avvisò Ardès che prendere le armi contro i francesi avrebbe costituito un atto di ribellione, con tutte le conseguenze che ne sarebbero scaturite. La discussione si protrasse ancora, ma alla fine Morton riuscì in qualche modo a placare gli italiani e la riunione fu, per il momento, sciolta. Quella stessa sera Morton si rimise in contatto con Muscadet e lo informò dei suoi ordini e del ruolo della missione. Muscadet ancora una volta disse che avrebbe riferito. La sera del 30 aprile poi Morton fu di nuovo convocato dal comandante di zona e lo trovò questa volta in compagnia di 3 ufficiali francesi, il maggiore Michelet, il capitano Muscadet e il capitano Laboret, che pare quasi una barzelletta, ma questi sono i nomi. I francesi desideravano raggiungere il villaggio di Indro o Indrot, non sono molto sicuro della pronuncia purtroppo qui, dove acquartierare 2 compagnie. Il villaggio, situato una quindicina di chilometri a ovest di Aosta, costituiva la bocca d'ingresso nella Val d'Aosta propriamente detta. Ardès protestò vivacemente e dichiarò che non si sarebbe ritenuto responsabile del comportamento dei suoi partigiani nel caso in cui questo fosse avvenuto. Michelet replicò che i partigiani italiani erano già una grossa seccatura per le truppe francesi e ne inficiavano le manovre in ogni modo, salvo quelle di attaccarle direttamente. Michelet aveva ordine di raggiungere Indro e avrebbe combattuto se questo fosse stato necessario. Morton ancora una volta cercò di placare gli animi. Convinse Ardès a desistere e a lasciare il passo. Liquidato il problema, ebbe poi una discussione da solo con gli ufficiali francesi. Michelet si lanciò in una tirata contro i partigiani locali, dichiarando che chi gli metteva i bastoni tra le ruote non erano i veri valdostani, bensì gli italiani. Morton replicò sorpreso che, da quanto ne sapeva lui, i valdostani fossero a tutti gli effetti italiani. Michelet si corresse dicendo che si riferiva ai partigiani italiani provenienti da fuori della valle. Morton rispose che i partigiani locali erano tutti valdostani, per quanto ne sapesse lui. Michelet si corresse ancora, dicendo che i partigiani erano sì locali, ma prendevano gli ordini dagli italiani del CLN di Torino. A questo punto Morton gli rispose di smetterla di dire assurdità. La discussione raggiunse quindi un impasse, mentre possiamo immaginare che Morton, insomma, cominciasse a tentennare nella sua fiducia verso i francesi, quando fu annunciato l'arrivo di un altro ufficiale francese, il quarto a questo punto, il colonnello de Gilbert. Morton quindi ebbe un altro incontro con questo colonnello de Gilbert, che sembrò essere una persona che avesse più il polso della situazione e anche che comprendesse i pericoli che sarebbero potuti scaturire da un'occupazione francese della Valle d'Aosta. De Gilbert dichiarò che stava semplicemente eseguendo gli ordini superiori e doveva occupare 3 villaggi nella valle, Saint-Didier, Les Tuiles e Indrot. Inoltre, tutti i partigiani dovevano essere evacuati da questi villaggi e tutti i partigiani non valdostani dovevano essere evacuati est di Aosta. Ardès fu invitato a partecipare alla conversazione che, secondo Morton, questa volta tenne un'atmosfera cordiale, con il comandante di zona che accettò le condizioni dei francesi.
L'accordo finale fu siglato il 1 maggio e definì le aree di operazione francesi, ricordiamo ancora un giorno prima della completa resa finale dei tedeschi. Morton a questo punto però era molto sospettoso delle intenzioni francesi nella valle e si decise di tenere d'occhio i movimenti francesi. Almeno 2 incidenti rafforzavano i sospetti che Morton aveva nei confronti dei francesi e che a questo punto si stavano trasformando sempre più in una preoccupazione, visto il fatto che in un primo momento lui stesso aveva sminuito le preoccupazioni dei partigiani italiani. Un capo partigiano, Jolliot, fu approcciato da Muscadet, che gli promise, come dice Morton, onori e promozioni se avesse aiutato i francesi a scacciare i partigiani italiani dalla valle. Tuttavia il francese aveva fatto i conti senza l'oste e Jolliot riferì tutta la conversazione a Morton. Il 2 maggio poi il maggiore Michelet attraversò la parte meridionale della valle in macchina per recarsi a Torino. Scoprì così che a Ivrea c'era ancora una guarnigione tedesca, circa 5.000 uomini, che ancora rifiutava di arrendersi ai partigiani locali. Colse la palla al balzo e richiese quindi che 150 soldati francesi lo raggiungessero per domandare la resa. In questo caso però gli italiani si fecero trovare ben pronti ed evitarono di creare il pretesto per un incidente. Il maggiore Blanc offrì susseguosamente di fornire tutto il trasporto motorizzato di cui i partigiani disponevano e si ingegnò perfino per allestire un treno speciale per il trasporto delle truppe francesi. Michelet informò di tutto questo Morton with a sneer, come racconta Morton stesso, che è un'espressione un po' difficile da tradurre ma si può adattare con l'espressione italiana ghigno sprezzante, e aggiunse anche che evidentemente i partigiani si erano quindi spaventati e avevano paura di mettersi nei guai ora che avevano visto con i loro occhi i soldati francesi nella valle. E tuttavia, come notò Morton, questo atteggiamento da parte dell'ufficiale francese tradiva il fatto che, per dirla come lui stesso lo mise nel suo rapporto, questi non aveva capito nulla della situazione nella Valle d'Aosta. Quella stessa sera arrivò la notizia che i tedeschi di Ivrea siano già arresi alla missione Cherokee. Con il dovuto rispetto, siccome il maggiore Michelet era già partito da Aosta, il comandante di zona contattò l'ufficiale con più anzianità dell'esercito francese presente nell'area, quindi il capitano Labouré. Questi, informato della situazione, acconsentì a bloccare il trasferimento delle truppe e quindi il treno organizzato da Blanc. Questo causò poi una scenata il giorno successivo da parte del maggiore Michelet. L'ufficiale furioso dichiarò che Labouré non aveva mai dato il permesso di bloccare le truppe e chiese che gli venisse concesso almeno il trasporto motorizzato se proprio non si poteva sbloccare questo benedetto treno, cosa che Blanc, ancora una volta molto sussiegoso, gli mise a disposizione. A questo punto però anche Morton si mise in viaggio e si spostò verso Ivrea per avere notizie certe sulla situazione. Il 3 maggio, lungo la strada, incappò in Michelet, che gli confermò che i tedeschi si erano effettivamente arresi alla missione Cherokee e che egli aveva lasciato una compagnia di soldati francesi a Ponte San Martino. Morton rimase molto turbato da questa notizia. Come già detto, Ponte San Martino era essenzialmente l'ingresso nella Valle d'Aosta per chi proviene dal Piemonte, quindi essenzialmente missioni e partigiani si trovavano in questo momento in una situazione in cui i francesi controllavano l'ingresso alla Valle d'Aosta. Al suo ritorno ad Aosta notò con preoccupazione che c'erano numerosi ufficiali francesi presenti nella città. Alla prefettura Morton incontrò Blanc e un tale Dentrève, che forse è un membro del CLN, ma Morton non specifica. Li trovò entrambi in uno stato di umore nero profondo. Erano convinti che i francesi si stessero preparando per occupare la valle senza tante storie. Il giorno successivo, il 4 maggio, Morton fu svegliato da un gran baccano. Truppe americane erano state avvistate e prontamente il britannico lo riferì al maggiore Michelet, il quale, come dice Morton, andò a cercare il colonnello de Gilbert in uno stato di grande agitazione, quasi di panico. De Gilbert sosteneva che le truppe americane non potessero entrare nella valle e si dovessero fermare al villaggio di Ponte San Martino. Propose quindi di inviare Morton e Michelet sul posto per fermarli. Morton, sempre molto disponibile, accettò con onore questo incarico, ma fece presente che lui non aveva alcuna autorità sulle truppe degli Stati Uniti. Ad ogni modo, troppo tempo era andato perduto nella ricerca del colonnello e poi nella preparazione del viaggio per Morton e Michelet, e gli americani ormai erano alle porte di Aosta. E il loro ingresso in città fu il più americano possibile, come racconta Morton. Una vera e propria processione, jeep, automobili, carri armati, camion, a sirene spiegate sfilarono per le strade, mentre i soldati urlavano e cantavano, un frastone incredibile che si diffuse in tutta Aosta. Morton notò con piacere che la vista degli americani avesse pesantemente demoralizzato i francesi. Per dirla come la disse lui, erano l'immagine della disperazione. Morton quindi li abbandonò al loro destino per mettersi in contatto col comandante americano, il maggiore Rooney, e metterlo al corrente della situazione.
Durante il resto della giornata fu poi informato di una continua attività di provocatori francesi che diffondevano propaganda e voci diffamatorie nei confronti tanto dei capi partigiani che della missione. Impossibilitato a provare con certezza che questa fosse opera effettivamente dei comandi francesi, tuttavia Morton prese su di sé la responsabilità di scrivere alla base, confermando la sua fiducia nei partigiani, dicendo che questi si erano comportati in maniera ammirevole durante i giorni che aveva passato con loro e assicurando che qualsiasi voce fosse arrivata ai comandi nei giorni successivi per quanto riguardava i partigiani valdostani fosse da considerarsi completamente infondata. Morton poi si dilunga nel suo rapporto a questo punto sulle intenzioni dei francesi nella valle. Tutti questi problemi avevano infatti convinto Morton del fatto che gli italiani avessero ragione. I francesi avevano avuto fin da subito l'intenzione di occupare militarmente la valle. Il fatto che i partigiani fossero riusciti a liberare Aosta da soli e il fatto che la missione fosse presente, cosa che probabilmente i francesi non sapevano, gli aveva mandato all'aria i piani e quindi si erano decisi a occupare la valle per gradi. Dopo il primo passo, ovvero l'occupazione di Ponte San Martino, tuttavia gli erano capitati tra capo e collo gli americani. A questo punto, secondo Morton, i francesi erano passati alla strategia della propaganda e della diffamazione. Morton riportò alla base anche che un suo informatore, che dobbiamo ritenere attendibile visto che Morton lo mette nel suo rapporto finale, che è un documento ufficiale, lo aveva informato di un incontro tra capi partigiani e ufficiali francesi, in cui questi ultimi si erano spinti fino al punto da sobillare la rivolta dei capi partigiani contro la missione britannica. La missione rimase quindi nella Valle d'Aosta per tutto il mese di maggio per sovrintendere alla smobilitazione dei partigiani. Morton rimase lì tenendo d'occhio le attività dei francesi. In questo periodo raccolse diligentemente le voci che gli arrivavano dai suoi informatori. I francesi si impegnarono in una campagna diffamatoria sia nei confronti dei capi partigiani valdostani che della missione stessa. Dichiararono per esempio che l'annessione della valle alla Francia era già cosa decisa dagli alleati e in particolare tentarono di spargere la voce che i britannici e gli americani stessero essenzialmente confiscando per sé il 60% della produzione industriale italiana e che i valdostani avrebbero subito lo stesso fatto a meno che non si fossero posti sotto l'ala protettrice della Francia. Morton riportò che queste tecniche avevano un certo grado di successo nelle popolazioni dei villaggi più remoti e tuttavia al 31 di maggio 1945, quando cioè la missione fu definitivamente smobilitata, si disse comunque ottimista sul fatto che i valdostani non avrebbero rinnegato i loro legami con il resto d'Italia. E anche oggi dunque siamo arrivati alla fine del nostro racconto e anche oggi possiamo fare alcune considerazioni di carattere generale dall'esperienza particolare della missione Incisor e del maggiore Morton. La prima è che ovviamente questa missione, se affrontata con la precedente, mostra che grande varietà di compiti e di situazioni le missioni dovessero affrontare, il che ci fa capire anche il grado di grande elasticità mentale che gli agenti dovevano avere per poter gestire queste situazioni così strane. Vi è poi un secondo punto interessante che è il ruolo della Francia, che qui entra prepotentemente nel quadro della missione. La Francia è un grande attore dimenticato della guerra in Italia e in fine dei conti uno degli alleati, eppure la sua partecipazione è molto dimenticata nella storia italiana, se si fa eccezione per l'appunto per le storie locali come possono essere quelle della Valle d'Aosta o del Piemonte occidentale, ovvero aree che più direttamente subirono l'influenza della Francia. Francia che comunque, vale la pena di ricordare, aveva anche lei le sue missioni in Italia con lo scopo di coordinare i partigiani che non erano collegati o coordinati in alcun modo con le altre missioni alleate. Terzo punto, per chiudere, anche in questo caso si può notare come ci sia sì un'iniziale diffidenza da parte degli ufficiali britannici nei confronti dei partigiani italiani. La missione Incisor comincia tendenzialmente sul piede sbagliato con il conflitto tra Adam e il capo partigiano locale, il comandante di zona. E tuttavia queste incompressioni vengono rapidamente superate e la missione, come nel caso di Brisk, arriva a una situazione in cui collabora efficacemente con i partigiani. E questa situazione si ripete quando arrivano i primi contingenti francesi, nel momento in cui Morton pensa che gli italiani stiano effettivamente esagerando per poi doversi ricredere. E tuttavia Morton diventerà, come Brisk, il garante in un certo senso della buona fede dei partigiani locali. E forse quindi si deve anche alla sua azione, anche se ovviamente in minima parte, il fatto che la Valle d'Aosta non fu infine annessa dalla Francia. Grazie mille per essere stati con me in questa puntata e vi do appuntamento alla prossima, in cui vivremo la storia di una missione già nominata più volte, la Cherokee, atterrata nell'autunno del 1944 nel Piemonte nord-orientale.